Amici di Moto.it, ciao a tutti! È arrivata finalmente in redazione la Ducati Multistrada V4, pronta per una comparativa molto speciale. Questa è una versione V4 S con i cerchi a raggi e il pacchetto Travel col radar. Ma con cosa la proviamo oggi? Beh, facilissimo rispondermi perché abbiamo letto i commenti su Moto.it e abbiamo scelto la moto che ci avete indicato proprio voi. Sentite il rumore? L'avete riconosciuta? Sta per arrivare qui davanti a noi la rivale della V4. Ciao Andrea! Ciao, grande Maurizio, è qua il mitico Gix e ci ha portato una Ducati Multistrada 1260 in versione Enduro. Enduro addirittura. Beh, sì. Enduro la scelta è presto detta perché abbiamo scelto l'Enduro, a parte i cerchi a raggi comuni alla V4 che però li monta in optional, hanno entrambe il cerchio da 19 pollici. 19 pollici e tra l'altro questa è l'unica Multistrada 1260 che è rimasta a listino. Quindi non potevamo scegliere diversamente e soprattutto la 1260 è stata la moto che ci avete chiesto voi. Quindi adesso basta chiacchiere, di solito ve le raccontiamo con le pagelle, i voti all'inizio, invece andiamo subito con la GoPro. Ce l'hai la GoPro? Certo. Adesso ce le montiamo e andiamo nel misto a vedere come vanno perché sono Ducati, DNA sportivo, vediamo se anche la V4 ha ancora un DNA sportivo come la V2 perché è la cosa che ci hanno chiesto di più. Adesso però andiamo, via. Ragazzi, eccoci partiti subito con la Multistrada V4 S, quindi dotata di sospensioni elettroniche semiattive. Adesso partiamo con l'ergonomia e alzo il parabrezza, guardate, un gesto immediato per più che altro per riparare un po' il microfono dal vento perché sono col casco da cross e farvi sentire questa nuova Multistrada. Partiamo dalle novità. Motore V4, vediamo, guardate, sono a 2000 giri, che fluidità che ha nonostante la catena di trasmissione. Il motore è fluidissimo, riprende comunque già molto bene perché ha tanta coppia, ha una grandissima schiena e nel misto posso girare anche con le marce lunghe, dolcissimo sotto. E vi parlo dell'ergonomia, la sella è bassa, siamo 84 cm da sella, regolabile, manubrio bello largo e vicino al pilota, quindi la moto accogliente anche per i piloti non molto alti. Si tocca bene coi piedi per terra e poi il serbatoio è veramente stretto tra le gambe. Insomma, ergonomia studiata alla grande. Però adesso sono sul misto, parliamo di emozioni, sono in modalità sport, ho disinserito anche l'anti-wheeling ma non facciamo le penne su strada, diciamolo subito. Ho il DTC, il controllo di trazione sul 3, quindi abbastanza conservativo per uso stradale, cambio elettronico quick shift di serie sulla S e vediamo come va la Multi V4. È molto agile anche nei cambi di direzione in curva, ottime sempre le Pirelli Scorpion Trail 2 di primo equipaggiamento, guardate come si inserisce, veramente facile e agilissima tra le curve nonostante il motore V4, anzi grazie anche al motore V4 perché è un 4 cilindri veramente compatto, cortissimo, molto basso, cambio elettronico fantastico, anche giù di giri, guardate come prende i comandi bene e poi il motore è incredibile. Bisogna stare attenti perché le velocità sono allucinanti, però è bello anche come spinta, guardate, 5000 giri, terza, quarta, sospensioni elettroniche ottime anche su sport, hanno un'ottima capacità di assorbire le buche dell'asfalto e in città, in urban cambiano tantissimo, riescono anche ad andare sul pavé, sulle rotaie del tram, sono molto confortevoli. Però adesso voglio farvi sentire appena possibile la spinta di questo V4 italiano che è micidiale, ottima la trazione anche adesso dove l'asfalto è un po' sporco, guardate che agilità ha, qua c'è Gix col V2, molto sporco per terra però dà tanta fiducia perché è una ciclistica molto sana, molto compatta, forcellone lungo che dà tanta trazione. Guardate, cambia direzione da sola, leggerissima, non temiate il 19 anteriore perché dà molta confidenza, sullo stretto persino più del 17, ovviamente sul veloce è un po' più pesante nei cambi di direzione rispetto alla moto con 17, però Ducati ha raggiunto un livello di agilità e di stabilità ad alta velocità, poi lo vedremo quando parliamo dell'autostrada,
di assoluto livello. Poi la frenata, guardate, allungo un attimo in terza, mi attacco al poderoso doppio disco da 330 mm. Che gran lavoro che ha fatto Ducati con questa moto. Apriamo in seconda, altra curva, frenata, impostiamo, fa tutto da sola col pensiero. Poi le prestazioni sono incredibili, ma si può tirare la marcia oppure anche godere della marcia più lunga. Guardate, in quarta 60 all'ora, il motore ha tutta la spinta che volete, sa essere dolce in quarta, butto la terza, molto più pronto in terza ovviamente, e se metto la seconda diventa una MotoGP. E per sfruttarla davvero ci vuole la pista, perché spinge come una dannata, 170 cavalli, però l'elettronica dà tanta sicurezza, è un'elettronica amica. Calore nel misto non lo sento a 17 gradi, l'acqua del motore a 76 gradi, il motore gira abbastanza basso come temperature e gli sfoghi sono studiati veramente bene. Guardate quanto è agile, asfalto un po' sporco ma mi dà tantissima sicurezza. Difetti nel misto non ce ne sono, ecco, l'unica cosa da maneggiare con attenzione è la potenza, perché stiamo parlando di una moto da 170 cavalli che raggiunge velocità pazzesche, quindi l'unico difetto sta nel pilota che deve usare il buon senso. Però anche nel turismo adesso cambio approccio, però guardate anche nel misto, metto addirittura la quinta, me la godo in piena souplesse, andatura da passeggio ed è veramente piacevole. Adesso non scalo neanche marcia, guardate, tutto in quinta, serie di curve, tengo la quinta, il motore V4 bello pieno, pastoso, tra l'altro rapportato abbastanza corto, non sono marce lunghe, non è un 4 cilindri con le marce lunghissime da altissime velocità. Lei le velocità le prende perché ha tanti cavalli, ma il cambio l'ha portato molto giusto per uso su strada, tra l'altro con una prima abbastanza corta, adatta anche alle partenze in salita a pieno carico o ai tragitti in fuoristrada più tortuosi. Andrea, ed eccoci finalmente nel misto, terreno ideale per queste moto. Beh, della multistrada 1260 Enduro che conosciamo molto bene, io continuo ad apprezzare molto la posizione di guida, perché è veramente ben congegnata, si riesce ad arretrare abbastanza, soltanto se siete veramente molto alti la troverete un po' corta, ma diciamo che l'abitabilità comunque è molto buona. Ottimo la posizione del manubrio, serbatoio abbastanza stretto fra le gambe, pedane ben centrate, comandi perfetti come posizione. Tra l'altro appunto i comandi idraulici di freno e frizione hanno le pompe radiali, quindi è una bella cura e sono regolabili nella distanza dalla manopola, le leve chiaramente. Allora, mappa sport perché ci piace di più. Allora, chiaramente il bello di questo motore, come sempre, è diciamo la parte che va dai 4.000 ai 7.000 giri, è proprio il suo pane. Quando scendete sotto, adesso vi faccio vedere, come sempre, se quarta 2500 giri, vedete, tende un pochino a strappare. Sopra i 3000 già è molto fluido, dai 3500 è pulitissimo, ha una bellissima spinta, e quando aprite da quel regime lì, guardate, ha proprio una bella grinta, un bel rumore di scarico, progressione, motricità molto buona. Qui l'asfalto oggi non è che sia perfetto, siamo ancora a fine dell'inverno, insomma non è pulitissimo, comunque i controlli lavorano molto bene. Qui abbiamo quick shift up and down di serie, il cambio è preciso, non è morbidissimo ma è molto preciso comunque. E devo dire che le Skyhook hanno raggiunto ormai una taratura elettronica molto evoluta. La regolazione idraulica continua di queste semiattive vi permette veramente di adattare le tarature idrauliche in base al vostro stile di guida, alle strade che state incontrando.
perché chiaramente tutte le informazioni che arrivano dalla piattaforma inerziale tengono conto evidentemente delle mappe, dell'apertura acceleratore, della posizione della moto, quindi insomma è in grado veramente di gestire tutto al meglio. È una moto che rimane molto confortevole ancora nel misto, oltre che in autostrada, come poi vi racconteremo meglio, perché comunque dose di vibrazioni molto bassa e comunque mai fastidiosa, un pochino sella e manubrio sopra i 6.000 giri, ma in maniera sempre molto contenuta, e un attacco della frenata che non è prontissimo, però è molto pastoso e soprattutto molto facile da dosare, quindi non vi mette mai in crisi con pinzate magari un pochino brusche all'inizio, come a volte può capitare. Vedete che su questi rattoppi che ci sono la forcella veramente lavora molto bene. Rimane una moto molto maneggevole, nonostante appunto il serbatoio da 30 litri, chiaramente se è pieno sentite la differenza perché il baricentro si alza un po'. In questo caso siamo a 1/3 di serbatoio, quindi è abbastanza vuoto, e la moto ha una bella fluidità, una bella rotondità, si accuccia poco in frenata, entra bene in curva e soprattutto mantiene veramente una bella precisione anche sui dossi. Vedete, anche quando scarta un pochino rimane sempre in linea. Il motore veramente ha una bella castagna, Ovviamente è un motore che si ama molto nell'uso ai medi e anche con le marce non proprio corte, proprio perché si gioca molto con la coppia. Io lo trovo sempre molto divertente, molto appagante, non impegnativa, molto prevedibile nelle reazioni. Quindi insomma, a distanza anche di qualche anno da quando è nata, la multistrada conserva una ciclistica molto equilibrata. Se amate il motore bicilindrico, perché poi questa è la differenza, chiaramente, quindi siete disposti a rinunciare a un po' di elasticità in basso, a un filo di allungo in alto, ma amate i medi belli pronti, beh insomma questo è un gran motore, il DVT lavora egregiamente, la fasatura variabile è veramente un plus importante. Bene Andrea, adesso torniamo giù e ricommentiamo la moto, a dopo! Ragazzi, eccoci arrivati dal percorso sul misto. Io con la V4 mi sono divertito tantissimo, e tu Mauri? Beh, l'avrei guidata anch'io volentieri nel misto la V4, ma con la V2 mi sono divertito più di te, mi sa. Ma questo vedremo tra poco. Comunque il bello è che le Ducati nel misto ci hanno entusiasmato tutte e due, sia la V4 che la V2. Anticipiamo un elemento di questa comparativa, sono delle Ducati. Sfatiamo un po' di miti e leggende metropolitane che abbiamo letto in questi giorni sulla V4, che è diventata troppo dolce, troppo facile, troppo turistica. È vero, è più facile, è più turistica, però il DNA sportivo c'è e infatti andiamo a bomba sui voti, perché avete già visto come vanno nel misto della GoPro. Io alla V4, vediamo se Gix è d'accordo, ho dato 9, perché il pacchetto ciclistica motore difetti non ne ha. La ciclistica è molto agile, è più agile rispetto alla V2, anche perché la moto è più compatta, pesa un pochino meno, siamo 218 kg a secco, più 22 litri di serbatoio, e il motore è bellissimo. Potete usare la marcia lunga, la quarta, la quinta anche nei percorsi un po' più tortuosi, oppure mettere una seconda e sentire un allungo da MotoGP. Tu Maurizio, la tua? Beh, questa è una moto che va veramente molto bene nel misto, però confrontata con la V4 dobbiamo togliere un punto e quindi scendere a 8. D'altra parte le quote ciclistiche sono un pochino meno agili rispetto alla V4 e questa è più lunga di interasse, ha delle quote di sterzo che sono meno svelte, è un pochino meno rapida a entrare in curva, anche se è molto maneggevole, per cui è una moto eccellente, molto divertente, molto bene nel misto. Chiaramente qui paga il confronto con questa moto che invece è superiore da quel punto di vista lì. Per quanto riguarda l'utilizzo del motore, invece qui è vero che perdiamo un pochino di elasticità ai bassi, ma abbiamo dei medi molto buoni e nei percorsi misti dove si lavora tanto con le marce non troppo corte, non troppo lunghe, quindi lavorando bene i medi regimi, questa qui va veramente molto bene. Sì, è vero, anche perché questa va benissimo proprio nel misto da 3.000 a 10.000 giri, entusiasmante.
la multistrada enduro, in particolare a 5.000 giri, ha una progressione fuori dalle curve portentosa, veramente bella. Certo. Un vantaggio, allora a livello di freni lo trovate veramente simili, non darei una preferenza a nessuna direi delle che questo è un attacco un pochino più pronto, un pochino più sportivo. Sì, dove c'è un vantaggio ancora, ecco perché abbiamo dato 9 contro 8, è nel cambio. Il cambio della V4 è dolcissimo a salire e a scendere di rapporti, è scalato molto bene, molto corto, non è un 4 cilindri con le marce lunghissime dal lungo, si usano tutte le marce anche volentieri, a parte la sesta nel misto, mentre è un po' più contrastato sulla V2. Assolutamente sì, si capisce che questo è un motore nato dopo e quindi ha tutta una serie di accorgimenti che lo rendono molto meccanicamente più a punto. E adesso proseguiamo con le pagelle, restando sempre nell'ambito dinamico, poi andremo a vedere finiture, dotazione e le solite cose a cui siete abituati. E ricordiamo, Maurizio, anche una cosa fondamentale: non troverete neanche in questa comparativa una vincitrice, perché per noi non ha senso. Se un motociclista ama di più la 1260 fa benissimo, perché va anche a gusti, è bello di questo mondo, ce n'è per tutti i gusti. La bicilindrica ha un carattere molto diverso, la V4 amplia un po' gli orizzonti di Ducati, ma tutte e due è giusto che abbiano, no, chi preferisce una o l'altra. Sì, io l'ho sempre pensata così, cioè il motore alla fine è la cosa che definisce una moto. Un V2 e un V4 sono due personalità molto diverse l'una dall'altra, il tipo di erogazione, al di là delle prestazioni, che sono leggermente inferiori per quanto riguarda la potenza massima, no? Perché qui abbiamo 158 cavalli a 9.500, lì sono 170 a un regime ancora superiore. Esatto, quindi sì, esatto. La coppia comunque qui sono 13 kg, quindi insomma una gran coppia, sì, anche coppia questa. superiore, anche perché una cilindrata siamo a 1260 contro Esatto. 1160 circa di CC, 1158. Esattamente, per cui appunto il motore fa la differenza, chi ama il V2, beh, questo è un gran motore, insomma, non c'è niente da dire. Il V4 ha dalla sua un altro tipo di utilizzo. Sì. Andando adesso proprio nei voti, nel comportamento, passiamo alla città. Ecco, vi abbiamo un attimo presentato le due moto, però è un dato di fatto che poi, ad esempio in città, ci sia un comportamento molto diverso tra una e l'altra. Partiamo dalla multistrada V4, in città ha preso un bel votone, un voto forse uno dei più alti per una multistrada nell'ambito cittadino, perché le Ducati sono moto sportive, da viaggio, da misto, in città hanno sempre sofferto un po'. Questa V4 si prende un 8,5. Prima cosa per il calore, perché hanno fatto un lavoro incredibile col doppio radiatore, gli sfoghi qua davanti alle gambe. Io l'ho usato tanto in città, premessa 21 gradi, quindi temperatura ancora accettabile, però tanto fermo in prima nel traffico, e il motore ha scaldato veramente poco. Addirittura la bancata posteriore dei cilindri si spegne quando si è fermi al semaforo col motore in temperatura, quindi è un lavoro incredibile. La sella è più bassa rispetto a prima, siamo 84 cm ed è regolabile. Il manubrio è vicino al pilota, c'è un controllo veramente facile anche in città. Ci sono sempre i riding mode, si mette in urban, e la risposta delle sospensioni elettroniche semiattive di serie sulla S in città mi è piaciuta molto. Quindi direi che siamo veramente a un livello, hanno fatto un salto Ducati in città notevolissimo, per non parlare poi della frizione idraulica molto comoda. 8,5 se lo prende tutto, mentre la multistrada 1260 è una multistrada come siamo abituati a conoscerle. Sì, anche qua diciamo che le semiattive sono di serie, perché esiste solo questa configurazione. Chiaramente mappa urban si abbassa un pochino e quindi questo aiuta anche l'utilizzo in città, però rimane una moto che ha il baricentro un pochino più alto, scalda di più, questo va detto, in estate il calore si sente, è un pochino più ruvida soprattutto, per cui in città comunque dovete usare un pochino di più la frizione e il cambio rispetto alla partenza molto dolce della V4, e quindi qua devo dare un 6,5, ma siamo sempre lì, è un problema legato al calore del motore in estate. Per il resto si guida anche molto bene come equilibrio nel traffico. Sì, ottimo equilibrio, è un po' più voluminosa in tutto, un po' più alta, però leggermente più alta che di sella, sì. Questa sarà 8,60, quindi è leggermente più alta di sella. Dove le due multistrada, le due sorellone si avvicinano tanto è in autostrada, perché sono due missili. La Enduro l'avete già vista in tantissimi a Pergusa in azione nella prova che abbiamo fatto pazza con le Max Enduro in pista, una moto che viaggia a oltre 250 all'ora indicati. Siamo, per darvi un'idea, con le borse, moto molto stabili, non fatelo, sono test che abbiamo fatto in pista, però si superano i 250 orari con la 1260 e si arriva a 260 senza scuotimenti di sterzo con la V4, soltanto in pista, non fatelo con le borse. Noi l'abbiamo fatto in condizioni di sicurezza, per vedere proprio la stabilità delle moto, e Ducati in questo ha fatto un grande lavoro. Alla V4 diamo in autostrada un voto molto alto, 9,5, perché la protezione dall'aria, guardate il parabrezza con un dito viene su, è molto valida. Hanno messo questi deflettori che tolgono aria dalle spalle, i paramani riparano un po' meno l'aria dalle braccia rispetto alla multistrada 1260, però il comfort è di alto livello anche grazie alla sella molto bene imbottita, quindi 9,5, e poi i sorpassi
non c'è neanche da pensarci. I sorpassi sono immediati e c'è tanta sicurezza se invece non dovete sorpassare ma state con la velocità impostata col cruise control grazie al radar sviluppato con Bosch, fronte e retro. Tiene la distanza dal veicolo che precede, potete impostare la velocità dal veicolo davanti, come si fa da anni con le macchine, e funziona molto bene. Tra l'altro il radar posteriore ci regala un gadget, ma non è un gadget, è un elemento per la sicurezza veramente importante e quando vi abituate, se lo proverete, è difficile farne a meno. Parlo della luce che si accende nello specchietto per avvisarci che c'è un veicolo nell'angolo cieco alle nostre spalle. È veramente utile, perché sennò sempre lo faccio, credo anche tu, Maurizio, nel dubbio, quando si esce in sorpasso, si guarda lo specchietto, ma anche la coda dell'occhio, perché c'è quell'angolo cieco veramente vigliacco. Qui c'è un aiuto molto importante. Sì. Quindi 9,5 per questo pacchetto autostradale da viaggio veramente fenomenale della V4. Beh, direi che anche la 1260 se la cava egregiamente in autostrada, perché alla fine hai una grande protezione aerodinamica. È vero che il cupolino è leggermente più stretto rispetto alla V4, però a livello di altezza c'è, ripara molto bene il casco e qui abbiamo un serbatoio molto ampio che fa veramente un grande riparo per quanto riguarda le gambe. Quanti litri? Questo sono 30 litri contro 22, quindi questo significa maggior autonomia, maggior peso chiaramente anche, però vuol dire in questo caso anche più protezione proprio dall'aria se pensiamo al comfort. Le vibrazioni sono leggermente superiori a quella, ma sono anche qua, stiamo parlando di autostrada, direi che non danno assolutamente mai fastidio, si guida lungamente senza stancarsi, sospensioni tarate molto bene, anche qua il motore a livello di prestazioni, in termini di sorpassi ce n'è d'avanzo, quindi il 9 qua glielo diamo tutto. Sì, e stabilità l'abbiamo detto, incredibile. Stabilissima, anche con le borse veramente sempre molto stabile. Questa era già, c'era già stato col passaggio al telaio precedente, no? Sai quando c'è stata una modifica che era stata un po' allungata e già aveva guadagnato molto, e questa ha mantenuto questa grande stabilità sul veloce, vuol dire anche nelle curve veloci chiaramente, non sul rettilineo. E adesso veniamo a un dato molto sensibile perché è stato il più discusso sui forum italiani da quando è arrivata la V4, parlo dei consumi, perché questo è un motore V4 derivato dai motori sportivissimi della Panigale e della Street Fighter, ma poi adattato alla circolazione stradale, al turismo con intervalli di manutenzione molto lunghi e soprattutto con la distribuzione a molle e non più desmodromica, argomento veramente caldissimo quest'anno in Italia. E la voce dei consumi, caro Maurizio, è una delle poche per adesso dove la V4 deve vedersela con quel mostro sacro, perché la 1260 ha sempre avuto consumi molto buoni, un'autonomia esagerata con quel serbatoione, però veniamo a lei. Nella guida sportiva, nel misto, molto sportiva, nei test a muso duro contro la 1260 abbiamo registrato medie di 12,5 km con un litro, però sto parlando di guida molto sportiva, attenzione. Mentre nel misto, senza città, percorsi misti, sempre andatura reale, come la usereste anche voi, senza la moglie o senza il passeggero, quindi guida molto allegra, molto brillante, 16,5 km con un litro, questo con un serbatoio di 22 litri. Voto che le diamo è un 6,5, non andiamo oltre perché nell'ambito delle maxi enduro i consumi della V4 sono molto importanti, però va anche contestualizzata, no Mauri? Abbiamo una moto da 170 cavalli con un DNA veramente sportivo, è un motore con così tanti cavalli, con 4 cilindri, è anche normale, ce lo aspettavamo ed è stato poi così sul campo. E 16,5 nel misto non è neanche male, con passeggeri e bagagli nell'andatura turistica credo che si possa fare meglio. Sì, beh, anche perché insomma invita a dare un po' di gas, insomma, sì. Quindi questo anche condiziona molto, al di là perché il consumo poi va visto in base a quanti cavalli si usano. Comunque questo va meglio perché andando allo stesso ritmo nel misto, ma direi abbastanza allegro, 13,6 km di litro con questa. Mentre se andate un pochino più adagio, anche in questo caso abbiamo fatto lo stesso test insieme alla V4, quindi sono confrontabili i dati, arriviamo a 18,5 km di litro nel misto, a un'andatura buona, regolare, normale. E con 30 litri di serbatoio, insomma, di autonomia ne avete parecchia. Quindi direi che il voto, mio caro, qua è un 8 addirittura. Ah però, sì. Attenzione, sì. Si sta facendo largo la V2, dopo le batoste che ha preso in città col calore e qualche altro elemento, adesso con... Beh sai, questo è un motore che ha un'erogazione ai medi talmente buona, quindi quando impari a usarlo alla fine consumi meno. È vero, è vero. E adesso basta con la parte dinamica, andiamo ad analizzare un po' di aspetti legati all'ergonomia, finiture, insomma quelli che poi vi interessano quando fate i viaggi, soprattutto anche in coppia, no? Partiamo con l'ergonomia e la V4 prosegue con voti veramente alti. È un po' una secchiona questa moto perché si prende un bel 9 perché in sella si sta bene, studiata molto bene, la zona delle ginocchia è strettissima tra le gambe, non c'è nessuna sporgenza, sono riparate bene dall'aria, le pedane sono proprio dove le vorresti e anche l'impugnatura del manubrio è molto stradale, non è rialzata come sull'enduro, però si sta bene e anche nella guida in piedi, lo vedremo dopo, è stato fatto un ottimo lavoro. Parlo ovviamente del pilota, quindi voto 9 pieno. Ma sai, anche la 1260 ha una posizione di guida eccellente, molto equilibrata,
va benissimo in tutte le circostanze. Il problema è che è un pochino più incassata la sella rispetto a quella moto lì, e questo limita un pochino i movimenti, soprattutto se si è un pochino più alti. Quindi questo alla fine è l'unico limite vero che c'è nell'assetto. Per il resto i comandi sono al posto giusto, ottimo spazio per le gambe, anche qua serbatoio molto stretto. Quindi in questo caso il voto è comunque un 8,5, che è un voto molto alto. Sei lì, eh? E adesso vediamo allora con la prossima voce, caro Maurizio, andiamo al capitolo comfort del pilota. E qui il voto, ragazzi, perdonateci, però sta moto qua ci è piaciuta, diciamolo, è ancora 9. 9 perché? Perché le vibrazioni sul manubrio sono molto ridotte e anche sulla sella non ci sono praticamente. Il calore del motore, che è un punto debole non soltanto della Ducati, ma di tutte le moto V2 e V4, hanno fatto un lavoro incredibile per quanto riguarda gli sfoghi e lo spegnimento della bancata nel traffico, e anche la protezione dall'aria è molto valida. D'estate è riuscito a prendere una bella dose d'aria in faccia quando fa caldo, però poi la protezione in autostrada è ottima. Quindi voto 9. Beh, insomma, che è un gran bel voto anche questo, assolutamente. Sì. Ma allora, guarda Andrea, qui nella 1260 il problema è ancora una volta un pochino il calore, e quindi questo purtroppo è vero che non tutti la useranno sempre in città in agosto, ci mancherebbe, per cui chi la usa nei climi freddi se ne può tranquillamente fregare, però insomma questo incide, e incide anche un pochino la quota di vibrazioni che è leggermente più alta, quindi questo si fa sentire, e così anche il riparo aerodinamico, che comunque, come abbiamo visto, è leggermente inferiore, quindi questo fa sì che alla fine il voto scende a un 7,5, che è un buon voto, e lì abbiamo un 9, quindi purtroppo insomma lì però abbiamo un confronto molto forte da sostenere. D'altra parte il vantaggio anche dell'ultima arrivata permette agli ingegneri e ai progettisti di fare un salto di solito in avanti. Voce invece molto importante per chi ci segue, il comfort del passeggero. Il passeggero oggi è stato il mitico Gix, che si è fatto portare a spasso dalle due moto, e a te il voto sulle due Ducati. Parti da quella che vuoi. Guarda, sono molto simili perché insomma alla fine la matita che l'ha disegnata, se vuoi, è simile, però anche in questo caso sulla V4 è stata fatta un'evoluzione migliorativa, per cui avete una sella che comunque è più comoda, è un pochino più ampia, sia in larghezza che in lunghezza, è meglio imbottita. Sì, il discorso della sella riscaldabile è in optional in questo pacchetto, ma qui non puoi comunque averla, quindi anche questa è una cosa in più. La forma delle maniglie è comunque ha un'ergonomia migliore rispetto alla 1260, e anche le turbolenze aerodinamiche si sentono meno con quel cupolino, quindi diciamo per quanto riguarda protezione dall'aria, sella e maniglie, il voto di differenza c'è, quindi 8 contro 7. Benissimo, proseguiamo con la prossima voce, comandi e strumentazione. Indovina che voto darò adesso, Mauri? Lo so, ma non lo dico, se no. Lo sai già, l'abbiamo fatta insieme le pagelle. I voti poi, io dico questi, lui dice quelli, ma l'abbiamo decisi insieme, quindi sono voti di entrambi ovviamente, non è che uno di parte con una moto o con l'altra. Il voto per la V4 è 9,5, perché è stato fatto un upgrade molto importante sui blocchetti, che sono sempre retroilluminati come sulla V2, però adesso c'è un'impostazione un po' più BMW, nel senso che ogni funzione o quasi ha il suo comando dedicato, e in più c'è un ottimo joystick che permette di muoversi dentro la strumentazione. Quindi blocchetti ottimi, molto facili, anche le frecce e il clacson si trovano subito, e poi c'è la strumentazione che è da 6,5 pollici, TFT, si può interfacciare con il telefono, cosa molto importante, e potete vedere sempre sulla strumentazione anche la navigazione, quindi è forse adesso il punto di riferimento per delle strumentazioni per moto, e funziona davvero bene ed è molto molto leggibile. Chiudo dicendo anche che in più si può orientare lo schermo se avete il sole o a seconda della vostra altezza, quindi è completissima. Ma sai, la differenza alla fine è sulla strumentazione, perché è vero che qua i pulsanti dei comandi elettrici sono un pochino tradizionali, però sono comunque disposti in maniera corretta, retroilluminati come dicevi, comandi di freno e frizione hanno le pompe radiali, quindi molto ben curate, regolabili, però qui abbiamo una TFT da 5 pollici che è un pochino più piccola, non è così chiara nella lettura e paga qualcosa anche proprio a livello di proprio possibilità ulteriori, no? Come la navigazione, e quindi in questo caso il voto scende a un voto 8, che è sempre comunque molto elevato. E adesso passiamo a un altro elemento sensibile per chi comprerà queste moto, perché parliamo di finiture. Finiture sono moto molto importanti, così equipaggiate viaggiamo tranquillamente intorno ai 25.000 euro, poi andremo anche sulla voce prezzo ovviamente, e le finiture nel caso della V4 sono molto molto curate e belle. Vi dico ad esempio un dettaglio, qui il meccanismo del parabrezza è stato fatto molto bene, a parte la semplicità d'uso, ma anche rifinito, non si vedono le guide, è stato fatto un grande lavoro. C'è la scritta multistrada sul manubrio, il forcellone in alluminio è curato, insomma la qualità c'è, anche le verniciature del motore.
È una moto fatta davvero bene e poi c'è qualche dettaglio invece semplificato rispetto alla multistrada V2, parlo ad esempio dei paramani. Non hanno più la freccia integrata e il serbatoio dei liquidi del freno della frizione legato al paramani. Può sembrare un dettaglio meno curato, ma è un dettaglio furbo, perché prima quando si cadeva in fuoristrada spaccavate in un colpo solo paramani, indicatore di direzione e restavate col serbatoio penzolante. Adesso il paramani fa il paramani e basta. Nel complesso scelta intelligente e finiture ottime, quindi 9 non glielo tolgo neanche in questo caso. Ma sì, direi che lo merita ampiamente e anche la 1260 merita un voto alto, anche se leggermente inferiore, quindi 8,5 in questo caso, non perché la qualità sia più bassa, perché qui le finiture sono direi sullo stesso livello, obiettivamente anche la scelta dei materiali, il tipo di verniciatura e di lavorazione di superficiale è molto curata, però per esempio, non so, visto che i prezzi come vedremo dopo non sono molto differenti, non so, lì hai delle pinze Stylema, qui hai delle M4 monoblocco, sono alcune differenze che ci sono a dotazione, per cui il voto un pochino più basso si gioca per questo. E veniamo alle note dolenti, battuta suggerita dal Gix. Gix, visto che sei il mago dei numeri, così scrivono i nostri amici su moto.it, non so se è vero, adesso del prezzo dotazione, che è una nota dolente perché si toccano i soldini, mi dici tu che voto dai e quanto costano? Ma innanzitutto ti sorprenderà, almeno a me ha sorpreso il fatto che queste due moto a livello di base standard hanno lo stesso identico prezzo, 21.990. Nel caso questa è la versione rossa, questa costa un pochino in più. Vuol dire che Ducati ha posizionato la V4 esattamente sullo stesso livello, nonostante appunto tutte le novità che ha introdotto, quindi insomma questa è una chiara intenzione sul dire beh, noi ci mettiamo qua e questa è la nostra idea di farne un modello molto importante e molto trainante. Se consideri le dotazioni aggiuntive, quindi qua abbiamo un pacchetto Touring Pack e quindi abbiamo queste valigie che sono alluminio della Touring Pack più grandi di quelle che sono in plastica, quindi invece tu hai la verniciatura speciale anche in questo caso, hai le ruote a raggi. Sì, e diciamo che sono accessori montati già in fabbrica. Certo. La ordinate così vi arriva, beh la colorazione è ovvio, ma anche i cerchi arrivano dalla fabbrica. Potete scegliere colorazione e il tipo di ruote, esattamente così. E dopodiché qui c'è un pacchetto che si chiama? Travel più radar. Esattamente. E a questo punto quel pacchetto è ancora più interessante perché si vede poco, però le valigie basculano. Sono basculanti. Ecco, guarda, così si vede meglio. Sì. Sono basculanti, hai il cavalletto centrale nel pacchetto che qui invece è di serie. Dopodiché hai le selle riscaldabili per pilota e passeggero oltre alle manopole riscaldabili. Il prezzo di questa, come la vedete ora, è 25.040 euro, esattamente come pensavo la vedete anche così. peggio, perché ovviamente noi le moto le chiediamo a Ducati, Ducati ce le dà full optional, pensavo andasse anche oltre 25 di parecchio. E questa invece è 24.340, quindi alla fine ballano 700 euro tra le due. Quindi insomma la differenza non è mica tanta. E non c'è il radar? E questo non c'ha il radar, non ha la sella posteriore riscaldabile chiaramente, e quindi insomma... E ha un V2 contro V4, insomma, quindi anche qua. Per cui alla fine trovo che quel prezzo sia estremamente interessante. Quindi io un bel 8 glielo do. E qua un 7,5 alla fine perché comunque c'è tanta sostanza. Ma alla fine si parla tanto del radar, utile, non è utile, è un gadget. Tu lo vorresti il radar? Sì, molto utile, a parte il discorso appunto del cruise control adattivo, quindi quello è utile, ma soprattutto la parte posteriore mi è piaciuto molto l'avviso sugli specchi. Ieri eravamo in giro con un altro amico motociclista e non sapevo dove diamine si stesse infilando. Possiamo dirlo, Luciano continuava a spostarsi a destra e a sinistra, capivamo dove era soltanto dalle luci arancioni. Luciano è il nostro mitico Luciano Lombardi, il regista. L'autostrada è veramente importante perché vi dà un grande aiuto, quindi sì. E poi chiaramente il radar permetterà uno sviluppo ulteriore di altre funzionalità ai fini della sicurezza, quindi sì. Nasce per viaggiare, nei lunghi viaggi, ovvio che quando si viene a fare la girata tra amici sul Penice si pensa a divertirsi più che altro, però chi deve farsi dei bei pezzi di dritto, di autostrada per i viaggi in Europa, quando finirà questa pandemia potremo girare, il radar non è male, vi mettete a 130 indicati e pensa a tutto lui. Voi state attenti, però la distanza di sicurezza la tiene e funziona molto bene. Sono d'accordo con te, anch'io ero un po' scettico, abituato alle Young Timer che non c'hanno su un tubo. Devo dirvi che la luce, il blind spot detector, funziona veramente bene ed è molto utile. Andrea, abbiamo finito, siamo a posto, guarda ancora prestino, così mi faccio un bel girettino qua sul Penice. No, perché? Ma che stai a dire? Abbiamo le gomme con stradali pure, le ottime Scorpion, Pirelli Scorpion 3. Però sono i cerchiaraggi, una si chiama Enduro, l'altra multistrada V4, c'è Riding Mode Enduro Dakar 2021, c'è scritto puoi fare quello che vuoi e finiamo qua. Si chiama Enduro, quindi andiamo. Andiamo? No? Era una battuta infelice, ma dobbiamo andare. Sei pronto? Via. Altro che? Sì, immaginate. Andiamo. Via.
bella lì. Ti ho anche tolto le borse, così ti sei goduto anche in fuoristrada, anche perché 1 metro di borse lì in mezzo sarebbe stato un po' un problema. Raccontami un po'. Hai tolto le borse solo perché non vuoi sporcarti il tuo completino, Perché come al sono- solito, Gix, sono un tutte le prove così. Sono un assistente. Guarda che a casa lo sanno che sei un fighetto milanese e non vuoi sporcarti, caro te. Quindi le moto me le sono cuccato io e sono abbastanza disorientato da questo test. Avete visto pezzi veloci, molto veloci, terreno compatto, e pezzi invece più smossi, più lenti, proprio enduristici. Qua ci vengo anche con la moto da enduro leggera, 120 kg contro 218 e siamo a 225 a secco. Col pieno, quella a 30 litri, questa 22, capite che girarla nello stretto non è facilissimo. Però venendo adesso a loro, Gix, manteniamo le distanze, grazie, scusa, però purtroppo siamo senza mascherina. Tra però stiamo l'altro tu la distanziati. conosci bene, l'hai già usata e Sì. pensavi anche ti avrebbe convinto di più questa. Bravo, avevo dei pregiudizi positivi, un giudizio fatto prima sulla 1260 perché è una moto che in fuoristrada si guida molto bene. L'ho usata anche in Sicilia, nella valle dell'Alcantara con gli amici della Pirelli, ed è strepitosa. Sul veloce ti permette delle velocità rare per le altre maxi enduro di questa potenza cilindrata. Tra l'altro adesso ricordiamo che sono tutte e due gommate Pirelli Scorpion Trail 2 che vanno molto bene. Se non beccate il fango non pensate sempre che il tassello sia necessario, perché hanno un rapporto pieno-vuoto con dei bei vuoti che permette di scaricare anche la terra, danno tanta trazione. Oggi su questi fondi asciutti mi sono trovato benissimo. Tornando alle moto, allora, mi ha stupito tanto la V4, non pensavo, perché nel primo contatto sopra l'Appennino bolognese con la pioggia, il fango, l'avevo guidata con attenzione perché è una moto molto potente. Adesso, l'ho utilizzata oggi sui miei percorsi, ho trovato una moto veramente agile, molto bilanciata, molto maneggevole, decisamente più maneggevole della bicilindrica, e la cosa mi ha sorpreso tanto perché è un motore 4 cilindri per fare percorsi enduristici o comunque un po' brutti, rovinati. Avevo un pregiudizio sì su di lei negativo, invece è andato veramente bene perché è un motore molto compatto. Beh, ha una bella erogazione pastosa, quel Sì. porcellone super lungo che sicuramente aiuta. Sì, poi un'avvertenza, io di solito per fare i video di Moto.it lascio tutto il libro, controlli disinseriti, tranne l'ABS, l'ABS sull'anteriore è sempre inserito, l'ABS off-road, così si chiama. Ecco, con lei 170 cavalli non si riescono a usare, diventano veramente pericolosi, perché con 4 cilindri arrivano quindi comunque in alto a 10.500 giri e portano in pochissimi istanti, frazioni di secondo, a velocità impensabili in fuoristrada. Quindi mappa enduro perfetta, DTC off, 115 cavalli e la moto va veramente bene, molto agile, anche le sospensioni in enduro funzionano benissimo. Se vogliamo, ecco, difetto è un difetto sì e no, dimenticatevi la mappa a potenza piena, troppi cavalli, 115 bastano. E poi un altro elemento che ho notato adesso nei passaggi più angusti, questa è una Gran Turismo stradale, è una moto fantastica su strada. In fuoristrada, quando arrivavo in qualche punto un po' rovinato, un po' brutto, piedi per terra e molta attenzione, perché se cadete con lei fate dei bei disastri, credo. Io non l'ho sdraiata, però ci sono le alette per raffreddare il motore abbastanza sporgenti in fuoristrada. Tra l'altro queste plastiche e anche la verniciatura opaca, che costa 200 euro in più della rossa se non sbaglio, Sì. quindi una verniciatura di pregio, usarla in fuoristrada anche con i pantaloni da turismo che si sporcano di terra, rischiate di rovinare la vernice e anche le plastiche. Sicuramente Ducati metterà in catalogo delle protezioni per il serbatoio, però è una moto comunque che in fuoristrada ci può andare, ma è un po' una forzatura. Sterrate anche veloci sì, enduro impegnativo, mi chiedo qual è il senso di farlo con un gioiello del genere? Io non lo trovo. Sì, beh, questo sarebbe una storia lunga, insomma, però è anche vero che si sondano strade anche differenti, è giusto farlo. È giusto Sì. farlo, poi chiaramente la mappa enduro toglie potenza, il peso c'è sempre, Sì. insomma, quindi su quello deve fare i conti. Però consiglierei per moto di questa stazza percorsi realistici, percorsi che avete visto in queste immagini, percorsi veloci, bei curvoni, anche fondi rovinati, sassosi, smossi, buche. Hanno delle sospensioni con un'escursione più che valida, siamo a 170-180 mm, quindi basta, avanza per andare anche in fuoristrada. Evitiamo le mulattiere e le pietraie, perché sono moto comunque molto sofisticate, molto bello. Io trovo che sarebbe un peccato rovinarle. Comunque in fuoristrada il giudizio dobbiamo darvelo e do un 7,5 pieno, quasi 8, 7,5-8 alla V4, perché è una moto così veloce su strada che poi passa al fuoristrada in maniera così semplice, con un bilanciamento praticamente perfetto, non l'avevo ancora provata. E l'8 sicuramente se lo prenderebbe con le gomme tassellate per avere ancora più feeling. Alla 1260 in confronto con lei do comunque un voto più che onorevole, un 7, quasi 7,5, 7,5, 8, 7, 7,5, perché è andata molto bene, si sente molto di più il peso, è una moto più ingombrante, ha serbatoio da 30 litri, poverina, la multistrada enduro, di contro al bicilindrico che è sempre spettacolare, perché è molto pronto in uscita di curva, quindi permette di dosare il gas benissimo, anche se volete usarlo con la piena potenza,
158 cavalli, è gestibile ancora. Quindi due grandi moto, Mauri. Sì, qui tra l'altro la mappa enduro sono 100 cavalli, giusto? Sì. Sospensioni sono leggermente più alte, 185 davanti e dietro, non l'abbiamo ancora detto, però alla fine tu dici complessivamente l'ago della bilancia pende da quella parte, insomma. Sì, grazie Gix per questa prova, ci vediamo alla prossima, prudenza e commenta, iscriviti al canale. Oh, non è che abbiamo finito qua, anche se siamo al tramonto. Aspetta, c'è ancora una coda, vedrai com'è bello non sporcarsi. Ah, Tu fidati, seguimi. va bene. Ragazzi, cosa ci faccio qua? Ho lasciato il Gix in fuoristrada con le Maxi Enduro, adesso mi trovo con un bimotore alle spalle, capisco ancora una pista di motocross con le multistrada nuove. Ma qui cosa ci faccio e soprattutto, dov'è Gix? La miseria. Buongiorno Andrea. Allora? Cosa ci fai vestito così? Mazza che attivo. Poi Top Gun. Allora, dalla terra all'asfalto, mio caro. Cosa pensavi di fare tu? Andare solo in fuoristrada a divertirti? Senti, mi hai fatto il pennice, mi hai fatto il fuoristrada solito, basta. Adesso No, cos'è? no, Facciamo no. un volo? Spero di no, spero di no. Comunque, qui c'è spazio per divertirsi e per dare spazio soprattutto alla cavalleria di queste moto. Perché cosa abbiamo qua? Siamo qua perché qua c'è lo spazio sufficiente per mettere alla frusta queste moto, questi motori che di cavalli ne hanno, e quindi, visto che su strada non ha nessun senso farlo, vediamo effettivamente quanto vanno forte. Ma sei matto? No, no, E infatti sono vestito da turismo, devo cambiarmi allora. cambiati e vediamo cosa combini. Eh sì ragazzi, qua c'è un rettilineo di 1200 metri dove si possono sfruttare in sicurezza queste moto. Sul pennice abbiamo giocato un po', no? Qualche allunghino l'abbiamo fatto, ma in seconda e terza, perché sono motori potentissimi, ve lo ricordiamo. 170 cavalli e tu? 158. Hai voglia a tirarle su strada? Su strada non si va forte, anche in fuoristrada si gioca un po' in qualche passaggio tecnico, no? Attorno ai cespugli, alle piante, però senza esagerare. Qui invece all'aeroporto di Voghera possiamo andare fortissimo, allungare le marce, e per farlo avremo anche la strumentazione, no? Come facciamo a prendere i dati, tutti i rilevamenti con queste moto? Come facciamo? Ma sfera di cristallo? No, strumentazione super affidabile. Grazie al GPS è in grado di registrare tantissimi parametri e adesso vi spiegheremo anche come funziona. Ma devo sfidarti anche in pista conciato così? Ma guarda, con me non c'è storia, però c'ho un altro collega che solitamente ti suona e vediamo un pochino se te la cavi con lui stavolta. Eh sì, adesso abbiamo qua Edoardo da Pergusa, Cervesina, spunta qua Edoardo. Certo che sì, è certo che sì. Cosa Buongiorno, fai vestito Edo. così anche te? Io mi alzo vestito così. Ah, hai capito, invece sono vestito ancora da Mi turismo. sveglio la mattina vestito così. Sono venuto a E ti alzi portarti e ragazzi si alza col suo strumento di rilevamenti la mattina. Bene. con il V-Box Race Logic, che prima ha citato il GIX, acquisizione dati GPS, che prende e ci permette di registrare tutti i dati che ci interessano riguardo a queste due belve, che Max Enduro, ma Non ti appoggiare troppo la mia V4 che me la rovini, con quella tuta lì. quindi è la tua V4, quindi ho già capito che tu vuoi il vantaggio di motore e ti prendi questa per la Hai strada. ragione, Bravo, bella domanda. bravo. No, allora faremo così. Sì, prendo la V4, hai ragione. No, che dati prendiamo oggi, Edo? Con questo direi che qua la cosa migliore è fare lo 0-100, 0-200 per vedere dove arriviamo e i 400 metri, in maniera tale da Quindi le avere classiche prove di accelerazione e quindi per Fantastico. vedere effettivamente quanto vanno e soprattutto la differenza tra questi due motori, il bicilindrico della 1260 e il V4 della multistrada nuova. Pronti? Andiamo. Andiamo a cambiarci. Pronto. Solo io. Voi siete pronti. Prova quasi finita nella pista degli aeroplani, perché ragazzi queste multistrada qui hanno volato. Edo, sembrava di essere quasi a Pergusa, se non peggio, eh? Sì, anche perché in pista tutte le volte si parte con relativa calma dalla corsia box, quindi non hai quella sensazione dello stacco, della partenza del calcio che ti arriva con questi oggetti. Eh sì, e questo è l'unico posto dove puoi tirarle, sfruttarle, perché ragazzi su strada queste moto sono moto fantastiche da turismo. Oggi abbiamo snaturato totalmente il concetto, ma perché? Per raccontarvi davvero come vanno, quali sono le prestazioni. Perché anche su strada, insieme al GX in questi giorni, abbiamo visto che la V4, vuoi per la potenza, vuoi per il peso leggermente inferiore, ha sempre un qualcosa in più in ripresa, in accelerazione. Qui però siamo andati totalmente a cannone,
E abbiamo visto che le differenze poi non sono così marcate, perché mi fermo, dillo tu Edo che l'hai provate oggi. Allora, il 1260 ancora tanto da dire. Io sinceramente non l'avevo provata nei giorni scorsi, sono arrivato completamente vergine di esperienza sul V4 e mi aspettavo che se la sbranasse, no? Invece, numeri alla mano, ma anche visivamente la sensazione è molto diversa. C'è comunque come prestazione pura, come prestazione di picco, non c'è quella differenza che uno potrebbe aspettarsi. Sì, c'è un allungo diverso, c'è un'erogazione diversa del V4, è più gentile sotto, allunga di più, ai medi ha una bella spinta, ma il 1260 ai medi spinge proprio forte. Però a livello di tempi, i tempi non mentono mai. Cosa abbiamo trovato oggi? Allora, i tempi non mentono mai, il cronometro, o meglio, il nostro Race Logic V-Box ci dice che nei 2 rilevamenti che abbiamo effettuato, quindi i 400 metri con partenza da fermo e lo 0-200, il V4, come dicevamo, va un pochino più forte, fa qualche decimo in meno, ma non così tanto, perché 400 metri abbiamo un 11,38 del V4, mentre il 1260 11 secondi e 56, quindi c'è qualche un paio di decimini. Nello 0200 10,56 per la V4 e 11 secondi e 12 per il 1260. Ragazzi, 10 secondi per raggiungere i 200 orari da fermo, sono tempi impressionanti. Dico di più, la cosa più interessante è che comunque sono valori che se ci guardi sono molto vicini, cioè lo 0200 è molto vicino al tempo dei 400 metri, perché si arriva a 200 km all'ora, poi dopo la sezione frontale di queste moto qua arriva a fare da grande livellatore, cioè il freno aerodinamico. Alla 1260 che ha 30 litri, ricordiamolo, contro i 22 litri della V4, quindi sì, c'è una bella sezione. Infatti ti dico anche proprio a sensazione, quando abbiamo fatto quegli stacchi, quei lanci nel duello che abbiamo fatto io e te con le partenze da fermo, vedevi che il V4 prendeva subito, una volta esaurita la fase dello stacco, prendeva subito qualcosa, fin circa i 200 km all'ora. Dopo la distanza tendeva abbastanza a stabilizzarsi, quindi se pur con 10 cavalli in più non c'era tutta questa differenza, evidentemente c'è da dire che a un certo punto l'aerodinamica. E poi il tuo commento fa tanto prova delle 1000 superbike in pista, invece stiamo parlando di Max Enduro che a 200 all'ora una comincia a riprendersi sull'altra. E il bello è che arrivano comunque molto vicine. Ha stupito tutti questa cosa, la V4 parte subito pronta, anche più leggera, si mette lì, ma la V2 sta abbastanza vicina. E la cosa più bella è la grande stabilità che hanno anche ad altissima velocità e anche con le borse. Ovviamente con le borse non bisogna esagerare, però sono tra le Max Enduro più stabili, no GX? Sono stabilissime ed è impressionante come moto con questa sezione, con delle ruote 19 raggi, con queste prestazioni sono così stabili. È veramente un grande obiettivo raggiunto da Ducati, che si conferma capace di fare delle ciclistiche molto molto redditizie. Adesso siamo arrivati alla fine di questa prova lunghissima che ci ha visto in autostrada, in città, nel misto, in fuoristrada, dove GX Edo non si sporca mai, e poi proprio te Edo, quando c'è una pista sbuchi sempre. Mi fischiano le orecchie. Arrivi. Aspetta, con un GPS. Senti, voglio dire stare qua con noi che con GX diciamo i pro e i contro finali? Sì, perché siccome non vi vedo da 3 giorni, non siete alle riunioni perché siete impegnati a giocare, voglio sapere come vanno queste moto, se no... Hai ragione anche te. Allora, Maurizio, parto io dalla V4, la novità di quest'anno. Pro e contro è molto facile perché è una moto che ti parla, mentre la usi definisce subito il suo carattere. A partire dai pregi, sicuramente l'ergonomia è molto migliorata perché si sta proprio bene in sella, è bassa da terra, ha un manubrio vicino al pilota, anche per i piloti meno alti vi troverete sicuramente bene. Poi il comfort, perché c'è molto meno calore dal motore, la protezione dall'aria è migliorata e anche per viaggiare col passeggero, abbiamo visto piccolo vantaggio anche per il passeggero, ha fatto un salto in avanti. Venendo alle doti su strada abbiamo la maneggevolezza migliorata rispetto al passato, una moto più leggera, più compatta, molto facile da gestire anche in fuoristrada, e poi c'è il motore è sempre Ducati, su questo proprio non ho dubbi a dirvelo in maniera molto chiara e trasparente, è Ducati perché ha un carattere in alto meraviglioso, ha guadagnato la dolcezza che tanti desideravano anche prima in basso. Venendo ai difetti, vado avanti io Mauri? Certo. Difetti sicuramente c'è il consumo, lo sapete già tutti, i possessori l'hanno scritto anche nei forum di tutta Italia, il consumo della V4 è superiore rispetto alla 1260. C'è di buono, l'abbiamo visto proprio in queste giornate, che se viaggiate a velocità costante, ad esempio con radar che funziona molto bene, nella prima presa di contatto a Borgo Panigale, sai, pochi chilometri, mi era sembrato quasi un gadget inutile. Invece nei trasferimenti continui durante queste giornate di test con GX Edo, in autostrada quando raggiungiamo le piste o il fuoristrada è molto comodo, mantiene la distanza dal veicolo che precede, guidate in maniera molto più rilassata. E poi il blind spot detector è molto comodo, non ha niente del gadget, lì è tutta sicurezza perché si accende la luce sullo specchietto e capite che c'è un veicolo nell'angolo cieco, quindi altra cosa molto utile. Però tornando al difetto, il consumo aumentato a velocità costante invece è ancora accettabile.
Altro difetto che ho riscontrato, ma sono cose abbastanza contenute, però ve lo diciamo, il paramani protegge meno rispetto al paramani della 1260, con l'aria un po' fredda del mattino sentite l'aria proprio sul dorso della mano. Altro difetto, in fuoristrada siamo stati attenti a non rovinarle perché sono moto costose da viaggio, però ho notato che ad esempio le alette fanno tanto MotoGP, sono perfette per togliere l'aria calda dalle gambe del pilota, però c'è qualche dettaglio che se cadete in fuoristrada rischiate di fare qualche danno superiore rispetto alla multistrada 1260. Però queste sono le uniche cose che ho trovato sulla nuova V4. Cosa dici, Mauri? Verissimo Andrea, e la nuova multistrada V4 col vantaggio di un motore più compatto, tra l'altro permette di avere una ciclistica che è superiore e indubbiamente sì, c'è Andrea, 10 anni di differenza di evoluzione di progetto ci sono e si sentono. Ciò non toglie che la 1260 Enduro rimanga un'ottima moto. A me piace tantissimo ancora perché ha una grande personalità, non solo estetica ma soprattutto meccanica. Ha un bicilindrico molto bello da usare, con un grande tiro ai medi regimi, con una bella rabbia anche agli alti. È chiaro che non possiamo paragonarlo a un V4 ovviamente che gira diversamente, però rimane molto piacevole e se amate il bicilindrico questo rimane un motore ancora di riferimento. Un motore che fra l'altro non consuma tanto come abbiamo visto, 30 litri serbatoio, valigie capienti, quindi viaggi veramente fantastici da poter affrontare. Tra le cose che mi sono piaciute meno, sicuramente lo sappiamo già, il calore di questo motore in estate e in città si sente e quindi chiaramente questa è una piccola pecca che vi disturberà se lo userete in quelle condizioni, non se viaggerete in autostrada o in altri periodi dell'anno. Altra cosa che mi fa ricredere un pochino rispetto al V4 è che certo l'elasticità ai bassi non è quella del V4, quindi sotto i 3000 giri non è un motore così pronto, così reattivo, sempre strappa un pochino. Si vede che il terzo difetto Gix non lo dice perché in fuoristrada non ci sei voluto andare te. No, allora, un momento, chiaramente certo, il discorso di avere il baricentro un pochino alto che sentite su strada, soprattutto con il serbatoio pieno, in fuoristrada è più marcato e questo devi raccontarlo tu perché l'hai provata veramente seriamente. Io per quanto vi posso dire sì, nella guida in piedi mi sono trovato bene in questa moto. Certo, il peso nello stretto si sente. Sì, la differenza tra le due ha stupito anche me Edo perché il motore V4 per tutti noi motociclisti è un motore da strada, addirittura è il motore della MotoGP. Invece questo V4 così compatto la rende più facile proprio nel fuoristrada stretto. Quella moto è incredibile nel fuoristrada veloce, l'ho provata anche nella sabbia diverse volte, è una delle max enduro che dà più confidenza ad alta velocità. Dove la metti è fantastica. Questa nello stretto è un gioiellino, quindi sono due belle moto con due caratteri molto diversi e come ha detto Gix, in questo caso si vede in maniera macroscopica l'evoluzione, 10 anni di moto, no Edo? Te ne sei accorto anche tu oggi? Assolutamente, guarda, io recupero una cosa che avevo detto ai tempi della Street Fighter. Una volta ero convinto che pregi e difetti di Ducati fossero due lati della stessa medaglia inscindibili. Dall'anno scorso, dall'arrivo del V4, meglio della seconda versione del V4, sembra che Ducati sia riuscita a perdere gran parte dei suoi difetti mantenendo inalterati quei pregi che hanno fatto la leggenda del marchio bolognese. Ti faccio la domanda a bruciapelo a te e Gix, allora, sentiamo cosa ne pensano due tester di peso come loro. È stata la domanda di questi mesi ovunque in Italia tra gli appassionati. La V4 è una Ducati, sì o no? Che non ha più il Desmo, non ha più il Traliccio, non ha più il V2, partiamo da Gix. Risposta secca, eh? Sì, sicuramente una Ducati, certo, assolutamente. Anche se è un monoscocca invece di avere il telaio Traliccio, è un telaio Ducati. Non avrà il Desmo, ma è un motore Ducati, assolutamente. Edo? Assolutamente, ti basta sentirla accesa. Aggiungo anche la mia, posso? Per chiudere, all'ennesima potenza. Se la provate, se andate ai Demorai Ducati, provatela perché dai medi agli alti è una sinfonia, è unica. Questo motore V4 è veramente unico. Adesso la prova veramente dopo circa 3 ore è finita, vi ringraziamo, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale, insultateci se è stata troppo lunga per colpa di Gix che parla sempre tanto. Ciao ragazzi, grazie Edo, grazie Gix. Ciao! Grazie Andrea, ciao a Alla tutti. prossima ragazzi!